Hello Vivians! Dopo il video sull'accuratezza della serie Bridgerton, oggi vediamo com'era davvero la moda femminile nell'epoca Regency. La nascita dello stile impero. L'epoca Regency va dal 1811 al 1820, ma la moda di questo periodo era già iniziata con due eventi molto importanti, la Rivoluzione francese e la Rivoluzione industriale. La Francia era il punto di riferimento europeo per la moda. Anche in Bridgerton la sarta fa finta di essere francese e ne imita l'accento, che fa molto chic e attira la clientela. Con la rivoluzione francese del 1789 ci fu una vera inversione di rotta nello stile di abbigliamento. Ci si voleva distaccare dal modo di vestirsi della nobiltà borbonica, quindi basta abiti pomposi, caratterizzati da volumi laterali molto ampi e da addome appiattito, e via a uno stile neoclassico molto più semplice e comodo. Prima i nobili si abbigliavano per mostrare il proprio status e la classe a cui appartenevano. Adesso indossare un abito diventa più un modo per esprimere se stessi. Altro evento importante è stata l'invenzione del telaio automatico del 1790, che permetteva di ottenere filati più leggeri come la garza e la mussola. Ed ecco che le donne abbandonano guardinfante e bustino per passare agli abiti di sete e stoffe impalpabili, talvolta così sottili e trasparenti da necessitare varie sottovesti per non mostrare, anche attraverso le forme, troppi particolari del corpo femminile. Lo stile caro a Napoleone era quello classico, in cui vedeva la massima espressione di bellezza, armonia e regalità, che rivisitato venne richiamato neoclassico, uno stile che stavano via via assumendo gli edifici, i mobili, la letteratura, la pittura e anche l'abbigliamento. Gli abiti cominciarono ad assumere una linea sempre più sciolta, essenziale e naturale. In Francia e in Italia questo stile prese il nome di stile impero, in Inghilterra verrà chiamato invece stile Regency. Gli abiti erano leggere tuniche di ispirazione classica, inizialmente per lo più bianche, come le vediamo nelle statue delle divinità greche e latine. Rendevano le lady quasi marmoree. Erano lunghe fino alla caviglia, di linea dritta, ampie in fondo, con un corto strascico e strette da una sciarpa o da una cintura posta sotto il seno. La scollatura era ampia e quadrata e lasciava scoperto il décolleté. Le maniche erano cortissime e a palloncino. A volte si usavano foulard e fazzoletti per ridurre scollature, che erano comunque meno profonde di quelle del periodo precedente. Le tinte erano chiare, oltre al bianco andavano di moda i colori pastello e i ricami delicati, abbinati di volta in volta alle tinte più di moda. I colori molto accesi venivano relegati agli accessori e alla rifinitura degli abiti. Le trovate di Napoleone. Napoleone, per far riprendere l'industria tessile francese, non solo bloccò l'importazione dei tessuti inglesi, ma per indurre le dame ad acquistare più stoffe possibili, vietò di indossare lo stesso vestito più di una volta a corte. Ma questo non gli bastò e fece bloccare i caminetti alle Tuileries per indurre le signore a indossare più vestiti uno sull'altro. Per usare più stoffa, la moda volle che gli abiti si arricchissero di importanti arricciature dietro e che quelli da sera riscoprissero lo strascico. L'imperatrice Giuseppina di Beauharnais era diventata un'icona della moda parigina, con la sua figura sottile che ben si adattava ai fluttuanti abiti da giorno con cui era solita vestirsi, anticipando così la moda a impero. Bonaparte non escluse il ruolo degli uomini nella ripresa dell'economia tessile della Francia e impose ai funzionari militari di indossare calzoni di raso bianco in occasioni formali. Gli abiti erano comodi, belli e adatti a tutte. Lo stile conquistò in fretta l'Inghilterra. L'abito giusto. Nell'epoca Regency, così come sempre nel passato, non ci si vestiva a caso. Tralasciando i poveri che potevano permettersi solo uno o due vestiti, le classi superiori disponevano di un vasto guardaroba, da cui potevano tirare fuori l'abito giusto per ogni occasione. A definire lo stile dell'abito c'erano diversi fattori: l'età della dama,
lo stato sociale, lo stato civile e la destinazione d'uso. In base all'età, le donne nubili e giovani prediligevano gli abiti chiari, mentre le donne mature e o sposate potevano osare con tinte scure, fantasie vivaci e qualche stravaganza in stile indiano. Per noi può sembrare strano, ma gli abiti maschili erano ricchi di colore, soprattutto per fantasiose cravatte e gilet. Il periodo di lutto in epoca Regency non durava tanto quanto l'epoca vittoriana, quindi le donne non erano costrette a portare il nero per anni, ma potevano godersi svariati colori. In base allo stato sociale. Le persone meno abbienti portavano abiti semplici, fatti con tele robuste per non rovinarsi durante il lavoro. I tessuti e i colori dovevano essere resistenti al lavaggio. Togliere le macchie di fango da un vestito rosa chiaro senza rovinarlo era ben difficile. Prediligevano quindi i colori scuri, anche per evitare che si vedesse subito lo sporco. I tessuti pregiati come la mussola, la batista o la seta e le stesse strutture degli abiti erano spesso incompatibili con il lavoro, ma anche con il lavaggio e necessitavano cure particolari e delicate. Molte stoffe, come certe sete, erano quasi monouso. Perciò gli abiti bianchi da giorno erano espressione di un certo status sociale. Con il tempo si optò per una maggiore praticità e venne riservato il bianco per la sera, preferendo di giorno tonalità pastello, quali il giallo, il verde tenue, il lilla, il celeste e il rosa. In base al luogo e all'occasione. Abitare in campagna scoraggiava l'eleganza. Anche solo passeggiare tra l'erba e su strade sterrate e fangose non consentiva l'utilizzo di stoffe troppo pregiate. In realtà però il guardaroba di una lady doveva comprendere molti abiti, quelli da giorno e quelli da sera, abiti da viaggio, da cavallerizza, numerosi abiti da passeggio, eccetera. I più sofisticati erano gli abiti da sera, che si indossavano per un ballo, una cena molto elegante o per un'apparizione a corte. Erano arricchiti di ricami, spesso in argento e in oro, corredati spesso di una corta tunica aperta e sovrapposta, che ornava ma lasciava intravedere l'abito sotto. In base all'ora del giorno. C'erano abiti adatti ad ogni momento della giornata. Da mattina. Gli abiti da mattina erano i più semplici. Pizzi, fiocchi e nastri c'erano, ma erano meno elaborati. Erano abiti più accollati e i tessuti erano meno preziosi per permettere un uso più prolungato e lo svolgimento di piccole attività domestiche, senza timore di sgualcire o rovinare le stoffe. Da pomeriggio. Il pomeriggio iniziava dopo la colazione, la breakfast, che poteva svolgersi dalla metà della nostra mattinata fino alle 3 di pomeriggio. Gli abiti da pomeriggio dovevano essere adatti a ricevere visite e fare passeggiate. I colori potevano essere più scuri, le linee più elaborate e le stoffe più preziose. Da sera. La sera le lady erano impegnate con gli eventi mondani, che potevano andare dal ballo alla serata a teatro, ai concerti o alla cena più o meno formale. E ciascun evento richiedeva modelli consoni. Gli abiti per la sera erano i più curati e preziosi, il meglio che la sartoria ottocentesca producesse. I guanti di sera dovevano arrivare a coprire il gomito, mentre di giorno era sufficiente che coprissero la mano per ripararla dal sole e impedire la formazione di antiestetiche e felidi. Abiti da brividi. Gli abiti Regency erano leggerissimi, quindi le lady rischiavano di patire il freddo e ammalarsi, quindi utilizzavano sciarpe e scialli per coprirsi. Erano di tulle per la sera e di lana cashmere per il giorno. Andavano molto di moda quelli in stile indiano. Con il tempo le maniche si fecero lunghe, comparvero le prime camicette e corti bolerini per scaldare la schiena e il petto, chiamati Spencer. Gli Spencer vennero rubati dalla moda maschile ed erano usati per uscire di casa sia di giorno che di sera. Erano in seta o in lana. Quando avevano ornamenti militari erano definiti hussar jacket.
giacchetto da ussaro. Poi venivano utilizzati anche mantelli e mantelline e nel 1818 fece la sua comparsa la redingote o redingote in francese, il cui nome deriva dalla versione del XVIII secolo di un cappotto da cavallerizza, il riding coat. Con il tempo gli Spencer si allungarono e le redingote acquisirono tagli sempre più ampi. Scarpe o pantofole? Le scarpe perdono il tacco settecentesco e diventano molto comode. Sono in capretto, seta, panno e sembrano quasi delle pantofole o delle scarpette da ballo e vengono utilizzate sia per la casa che per uscire. I sandali avevano le gacci che salivano fino al polpaccio, come fossero calzari. Successivamente cominciarono a comparire i primi stivaletti, molto più pratici per passeggiare e più caldi in inverno. Le giovani donne possedevano almeno 3 paia di scarpe, uno leggero per tutti i giorni, uno per il ballo, spesso decorato con rose o fiocchi, ed un paio di stivali di pelle per camminare. Talvolta venivano posti sotto le scarpe pezzi di metallo, che le sollevavano di qualche centimetro dal terreno, così da proteggere le calzature da fango e pioggia. Dovete sapere che al tempo le scarpe non erano fatte in modo differente per il piede destro e per quello sinistro, ma venivano indossate in base a come risultavano più comode. Nasce la borsa. Dal 1820 inizia ad essere usata la borsa da passeggio, che poteva essere stretta da una coulisse e legata alla cintura, e allora si chiamava reticles. Oppure poteva essere una pochette con legacci in stoffa o fatta a busta con manici ad anello in legno o in osso. Prima delle borsette, le donne mettevano gli oggetti personali nelle tasche cucite nei vestiti. Cappelli. Generalmente il capo veniva coperto quando si usciva di casa durante il giorno. Di sera l'unico copricapo ammesso era il turbante. Cappelli e cuffiette erano necessari nel guardaroba femminile. In città, nelle occasioni mondane, il copricapo femminile poteva essere evitato, perché rischiava di rovinare le acconciature delle signore. Esistevano cuffie semplici e pratiche da indossare in casa per svolgere le faccende domestiche, e quelle per uscire, che erano più simili ai cappellini, dotate di nastri per poterle legare sotto al mento ed evitare che il vento le portasse via. I cappelli di paglia divennero i più popolari, perché costavano poco e potevano essere acquistati praticamente da tutte. Potevano essere decorati con tipi differenti di pizzo, nastri o piume, in modo tale da adattarli all'abbigliamento. Un accessorio essenziale. I ventagli erano un must-have, di legno, di avorio, decorati con piccoli specchi, gioielli o piume. I ventagli erano usatissimi, di qualsiasi forma o dimensione, dipinti o fatti di pizzo, e divennero ancora più popolari nel periodo vittoriano. Erano tanto usati da divenire il mezzo per mandare messaggi più o meno segreti. Se volete saperne di più, ne parlo nel video Il linguaggio del ventaglio di Pazza Epoca Vittoriana. Non perdetevi il prossimo video sull'epoca Regency, parleremo di biancheria intima e vedremo che era un po' diversa da quella che ci hanno fatto vedere in Bridgerton. Seguitemi su Instagram e TikTok. Bye!